basta una piccola luce per sconfiggere le tenebre. Ma se vogliamo scrutare ogni angolo, la piccola luce non basta più. Lo potremo fare però con una torcia, tanto più se questa torcia è abbastanza potente come la Hunter DH1 della X-Star, 1600 lumen. Potremo scrutare ogni angolo della casa, perché la Hunter DH1 della X-Star ha ben 2 ore e mezza di autonomia alla massima potenza. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Cosa stiamo andando a fare oggi? Stiamo andando a pescare e a prendere pesci, ma anche stiamo andando a provare una torcia subacquea. Voi direte, ma Fabio, ma che ci azzecca la torcia subacquea con te, che non te l'abbiamo vista mai? È vero ragazzi, e sono un pentito, perché molto spesso mi sarebbe tornata utile, soprattutto con una rata gigantesca, una bellissima rata sparata. Vabbè, questa ve la racconto dopo raga, durante lo scorrimento delle immagini subacquee, perché sto morendo di caldo e voglio andare a immergermi. Anche perché guardate ragazzi, io potrei fare la cosa più bella che vi può passare nella mente, ma quando ho caldo mi arrendo proprio. E non pensate sempre alle cose scostumate ragazzi, sempre là pensate, avete le 3P stampate nella testa voi: pesca, pallone e pelo. E l'ho detto al contrario per non sputtanarvi troppo. E poi ragazzi dovete sapere che dobbiamo mantenere un certo contegno, perché questo canale è composto almeno del 20% da donne. E comunque ragazzi, ad essere onesto, se avete pensato quello, stavolta avevate ragione, perché volevo indicare proprio quello che avete pensato. Io mi arrendo raga, il caldo non lo sopporto, climatizzatore a palla e via. Siccome rovinare in un attimo un video che doveva essere almeno semi professionale per la pubblicizzazione di un prodotto e di un brand. E vabbè, che dobbiamo fare? È andata così. Adesso però ragazzi sto morendo di caldo e quindi seguitemi, tuffiamoci in questa nuova avventura. Andiamo! Bentornati al sud, bentornati al sud, dove l'amore scalda più del sole. Bentornati al sud, dove ogni strada porta al mare. Bentornati al sud, dove il cuore vuole restare, sud, sole, mare. Dopo le prime immersioni a vuoto, decido di spostarmi qualche centinaio di metri per cercare fortuna altrove. Nelle prime immersioni incontro pesce non di taglia che si avvicina velocemente, ma ovviamente non tiro. Oggi purtroppo ho incontrato una rema fortissima che mi impediva di pescare. Non avessi avuto le pinne lunghe non avrei potuto pescare oggi, e perché sarei rimasto immobile e nonostante avessi le pinne lunghe avanzavo a fatica. Finalmente quest'oggi ho potuto provare le pinne lunghe di Temu e mi sono trovato benissimo, perché nonostante il notevole sforzo per combattere contro questa forte corrente sono risultate leggere e non hanno affaticato le gambe. Ma adesso tutto è pronto per iniziare a provare la torcia sott'acqua. Questa ragazzi sapete bene che non è una tecnica che mi appartiene, infatti non mi piace tanto pescare in tana, però la pesca subacquea è bella per questo, ognuno si può approcciare a secondo della tecnica che preferisce. Però in passato c'è stata occasione che la torcia mi sarebbe veramente risultata utile. Una tra queste è stato un giorno quando
in una delle scogliere che io pratico maggiormente, ho incontrato un'orata magnifica. Poteva avere 3-4 kg in 2 metri d'acqua. Era lì in mezzo agli scogli che andava a cercare cibo. La vedo da lontano, prendo una boccata d'aria e subito scendo giù senza nemmeno sollevare le pinne. Mi aiuto con la mano sinistra, sollevandola, spingendo quindi il corpo verso il basso, senza emanare nessun rumore. Io mi trovavo dietro a degli scogli e da lì è partito l'agguato. La prima fase dell'agguato è andata a buon fine. Io ero giù e mi spostavo con la mano libera, la mano sinistra in mezzo agli scogli, mantenendo le pinne immobili. Insomma, per farvela breve ragazzi, sono riuscito ad avvicinarmi quel tanto che bastava, circa 3,5 metri, in modo da poter scoccare il tiro. Mi trovavo col Saber 90 d'Apiran e sapevo che avevo una gittata utile di circa 4 metri. Fiato non ne avevo più. Mi fermo, miro e scocco il tiro. La becco in pieno, al centro del corpo. Solo che l'orata, la grossa orata, si trovava adiacente a uno scoglio dietro. L'asta la penetra, la supera, ma sbatte contro la roccia. Sbattendo contro la roccia si chiude la letta e mentre l'orata si dimenava è riuscita a liberarsi e piano piano ha cominciato a prendere il largo. Io a quel punto, senza perdere tempo, raccolgo subito l'asta, la recupero e col fucile in mano e l'asta con tutto il filo a bando cerco di inseguire l'orata, che nel frattempo si sarà intanata sotto qualche scoglio di questa scogliera e io ho impiegato tutta la mia pescata, un'altra ora, un'ora e mezza, per cercarla, ma non avendo la torcia. Le mie speranze erano ridotte al minimo, infatti non sono riuscito a trovarla. E qui siamo giunti all'azione più bella della giornata. Mi immergo senza aver visto il pesce prima, ma durante l'immersione mi accorgo di un'orata in lontananza sulla sinistra. Mi schiaccio di più nell'appostamento e faccio di tutto per attirarla con vari richiami, per portarla a tiro, e ci riesco perfettamente. Ma siccome io credo che il pescatore più forte è colui che riesce a non tirare un pesce quando questo è sicuramente non di taglia, decido di concludere la pescata senza catture. Bentornati al sud, bentornati al sud, dove ogni strada porta al mare. Bentornati al sud, dove il cuore vuole restare, sud, sole, mare. Allora ragazzi, non fosse stato per le pinne lunghe, quest'oggi io non avrei potuto pescare perché c'era una rema impressionante, fortissima, non mi sarei potuto spingere con le pinne normali. E niente, fortunatamente avevo quelle lunghe con cui mi sono trovato veramente bene. Le gambe non si affaticano, ero affaticato a livello cardiaco perché ho dovuto pinneggiare tantissimo e mi spostavo veramente piano. Una pescata difficile. Pesce non ce n'era. Abbiamo potuto provare però questa Hunter DH1. Io guardate non sono molto esperto di torce, a me basta soltanto che la torcia faccia una buona luce, e questa fa una buona luce potente, e che la batteria duri abbastanza. Questa ha 2 ore e mezza di autonomia alla massima potenza e quindi ragazzi a me va più che bene, anzi ringrazio X-Star per questo omaggio. E voi che magari utilizzate le torce avrete un'altra opzione in più da valutare. In descrizione a questo video troverete ovviamente i riferimenti per contattare X-Star. Ragazzi, purtroppo tiri non ne abbiamo fatto perché pesci non ce n'erano. Non vado a tirare ovviamente l'oratella o il denticiotto piccolino, preferisco uscire dal mare, lo sapete, meglio senza pesci. Comunque se volete vedere sparatorie, ecco qua dei video sul mio canale, andate a cercare perché c'è un mare infinito di puntate di Erbanana. E quindi che ve devo dire di più? Grazie per la visione, buon mare e alla prossima!